Ciao ragazzi, oggi vi ho portato sul canale un pedale storico utilizzato da tantissimi artisti. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutte le piattaforme social. Oggi parliamo dell'equalizzatore GE7 della Boss, casa produttrice giapponese di effetti a pedale per chitarra elettrica e basso. Trovate qua in alto gli altri miei video sui prodotti della Boss. Il GE7 è un equalizzatore grafico a 7 bande perfetto per i suoni di chitarra, con un intervento di più o meno 15 decibel per ciascuna banda. Questo ci permette di controllare completamente il suono e di eliminare il feedback, in particolare quando colleghiamo il pedale dopo un distorsore. Utilissimo per dare spinta e carattere, soprattutto se stiamo cercando un suono diverso dal solito. Perché utilizzare questa tipologia di pedale quando tutti gli amplificatori in commercio hanno già a bordo la possibilità di andare a modificare questi parametri? Perché l'EQ degli amplificatori è passiva, quindi ci permette di intagliare le frequenze ma non di aggiungerle. L'equalizzazione del pedale EQ invece è attiva, di conseguenza possiamo tagliare quella specifica frequenza che non ci interessa o aggiungerne un'altra. Ma dove va posizionato il pedale dell'equalizzatore? Nella nostra catena effetti l'equalizzatore può essere posizionato in diversi modi. Dopo le distorsioni, quindi fuzz, muff, drive, possiamo andare a correggere il suono ed avere anche un boost, quindi un aumento di volume utilissimo per i soli. Prima delle distorsioni per rendere il suono più gonfio e ciccione, oppure lo possiamo posizionare a fine catena come equalizzatore generale di segnale, prima di andare nell'amplificatore o nel mixer, modificando così completamente il nostro suono. La prima soluzione, con l'equalizzatore dopo le distorsioni, è la più utilizzata ed è quella che ci permette di più di andare a personalizzare il suono distorto. La maggior parte dei distorsori hanno una regolazione dei toni molto basica. Spesso troviamo un singolo controllo che ci permette di scegliere tra un suono più chiuso e un suono più aperto, come ad esempio nel RAT e nel DS1. L'equalizzatore ci permette di correggere il suono lavorando sulle singole bande di frequenza. In questo modo potremmo aumentare la presenza dei bassi in un distorsore molto aperto come può essere il DS1. Oppure sgonfiare un muff troppo pieno, riducendo le frequenze medio-basse, aumentando le alte. Ok, andiamo a vedere il prodotto nel dettaglio. Solito pedale compatto come tutti i prodotti della Boss, frontalmente troviamo il push di accensione dell'effetto e le 7 bande che possono aumentare il livello fino a 15 decibel e che quindi ci aiutano a scolpire il nostro suono con bassi, medi e alti. Sui lati troviamo ingresso e uscita per inserirlo in catena, sulla testa l'ingresso per l'alimentatore da 9 volt che non è compreso nella confezione.
Direi che è un pedale che deve trovare spazio nel nostro setup, perché ci dà la possibilità di migliorare e modificare il nostro suono. E non dimentichiamo che può essere utilissimo anche come boost. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se e come usate il pedale equalizzatore. Non esitate a scrivermi se avete domande sull'argomento, tanto vi rispondo sempre. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi sul canale, di mettere un like al video che avete appena visto e ci vediamo prossimamente. Ciao!